Il primo essere vivente terrestre che camminerà liberamente sulla superficie di Marte non avrà 2 gambe. Non indosserà una tuta spaziale da milioni di dollari e misurerà pochi millesimi di millimetro. Dimentica i giganteschi razzi d'acciaio che vedi nei telegiornali. La vera conquista dello spazio non si farà con la meccanica o con la propulsione. Si farà modificando il codice sorgente della vita stessa. Quello che sto per mostrarti non è la trama di un film di fantascienza. È un piano reale, attualmente in fase di studio nei laboratori più avanzati del mondo. Un piano per costringere un intero pianeta ad adattarsi a noi, partendo da una singola, minuscola cellula. Per capire perché abbiamo bisogno di questo piano estremo, devi prima capire cosa significa trovarsi su Marte in questo momento. Immagina di uscire dalla tua navicella spaziale e toglierti il casco. L'atmosfera marziana è composta per il 95% da anidride carbonica. Ma l'asfissia sarebbe l'ultimo dei tuoi problemi. La pressione atmosferica è così bassa, circa 1/100 di quella terrestre, che il punto di ebollizione dell'acqua scende drasticamente. Poiché il tuo corpo è a 37 gradi, i fluidi nei tuoi polmoni, la tua saliva e le tue lacrime inizierebbero a bollire istantaneamente. Saresti vivo per pochi secondi, mentre il tuo stesso corpo evapora dall'interno. E se in qualche modo riuscissi a trattenere la pressione, c'è un nemico ancora più insidioso che piove dal cielo. La Terra ha un potente campo magnetico, uno scudo invisibile che devia le radiazioni mortali del Sole e del cosmo profondo. Marte, miliardi di anni fa, ha perso il suo nucleo fuso e con esso il suo scudo. Oggi la superficie marziana è bombardata costantemente da radiazioni ultraviolette e cosmiche. Stare in piedi sull'equatore marziano significa assorbire ogni singolo giorno una dose di radiazioni 60 volte superiore a quella che assorbi sulla Terra. Queste particelle energetiche attraversano la materia come proiettili microscopici, distruggendo letteralmente le tue cellule. Ma il colpo di grazia non viene dal cielo, viene da sotto i tuoi piedi. Per anni abbiamo sognato di piantare patate nel suolo marziano, come nei film. La realtà è che la regolite, la polvere marziana, è intrisa di sostanze chimiche chiamate perclorati. Sulla Terra usiamo i perclorati per fabbricare il carburante dei razzi e i fuochi d'artificio. Sono altamente tossici per l'essere umano. Se respirassi quella polvere o se la usassi per coltivare cibo, la tua tiroide smetterebbe di funzionare e il tuo sangue perderebbe la capacità di trasportare ossigeno. Marte non è solo un deserto freddo a meno 60 gradi. È una camera di sterilizzazione chimica e radioattiva su scala planetaria. Radiazioni, freddo estremo, assenza di pressione, veleno nel suolo. Nessun essere umano e nessuna pianta che conosciamo può sopravvivere fuori da una cupola di vetro e acciaio. Sembra la fine del sogno. Eppure, la soluzione esiste già. Non dobbiamo inventarla da zero in un laboratorio. Dobbiamo solo cercarla nei luoghi più inospitali del nostro stesso pianeta. Perché la natura, nel corso di 4 miliardi di anni, ha già risolto ogni singolo problema marziano. Ha solo diviso le soluzioni in creature diverse. E la nostra prima tappa è un animale che probabilmente hai già in casa, nel muschio del tuo giardino. Ti presento il tardigrado, noto anche come orso d'acqua. Un microanimale a 8 zampe lungo 1 millimetro. Sembra goffo, ma è la creatura più indistruttibile della Terra. Nel 2007 gli scienziati hanno preso una colonia di tardigradi, li hanno messi su un satellite e li hanno esposti al vuoto gelido dello spazio aperto per 10 giorni. Nessuna protezione. Al rientro sulla Terra
sopravvissero. Tuttavia, quelli esposti anche alle radiazioni solari, UV, morirono quasi tutti, con tassi di sopravvivenza vicini allo zero. Come è fisicamente possibile sopravvivere a un ambiente che distrugge l'acqua e il DNA? Il tardigrado ha due superpoteri sconvolgenti. Il primo è la sua capacità di morire temporaneamente. Quando l'ambiente diventa letale, il tardigrado espelle tutta l'acqua dal suo corpo e la sostituisce con uno zucchero speciale chiamato trealosio. Il suo corpo si rimpicciolisce, si accartoccia e si trasforma letteralmente in un minuscolo pezzo di vetro biologico. Il suo metabolismo si ferma quasi allo 0%. In questo stato, chiamato stato Thun, può sopravvivere a temperature vicine allo zero assoluto, a calore oltre i 150 gradi e a pressioni 6 volte superiori a quelle del fondo dell'oceano più profondo. Ma il freddo e il vuoto non sono il vero nemico su Marte, sono le radiazioni. Ed è qui che il tardigrado svela il suo secondo segreto. Nel 2016 i ricercatori hanno scoperto che questi animali producono una proteina unica, chiamata D-Sup. Questa proteina si avvolge fisicamente attorno al loro DNA, creando un'armatura molecolare flessibile. Quando le radiazioni colpiscono la cellula, l'armatura assorbe l'energia e impedisce ai legami genetici di spezzarsi. È come avere un giubbotto antiproiettile microscopico per ogni singola informazione vitale. Ma per Marte questo scudo non basta. C'è un limite fatale. Il limite del tardigrado è che, nello stato di vetro protettivo, non può nutrirsi o riprodursi. Aspetta solo tempi migliori. Ma noi abbiamo bisogno di organismi che su Marte ci vivano e lavorino attivamente. Ecco che entra in scena il Deinococcus radiodurans, soprannominato dagli scienziati il batterio Conan. Questo organismo non usa uno scudo, lascia che le radiazioni lo colpiscano in pieno. Una dose di radiazioni in grado di uccidere un essere umano 100 volte di fila frantuma il DNA di questo batterio in migliaia di pezzi irriconoscibili. Sembra morto, ma quello che succede nelle ore successive ha dell'incredibile. Il Deinococcus possiede un sistema di riparazione del DNA che non ha eguali in natura. Nel giro di poche ore, speciali anelli di proteine raccolgono i frammenti sparsi, leggono i margini strappati e li rimettono insieme nell'ordine esatto, con una fedeltà straordinaria. È come far esplodere un'enciclopedia di 1000 volumi con la dinamite. E poi vedere le lettere riorganizzarsi da sole per formare di nuovo i libri perfetti, copertina compresa. Questo batterio potrebbe vivere comodamente sotto le radiazioni marziane. Eppure, neanche lui è la soluzione definitiva. Manca un pezzo fondamentale del puzzle. Il pezzo mancante è il cibo e l'ossigeno. Nel deserto di Atacama, in Cile, il luogo più arido della Terra e il più simile a Marte, vivono i cianobatteri Chrococcidiopsis. Questi organismi si nascondono dentro le rocce traslucide per sfuggire al sole spietato. Assorbono la pochissima luce che filtra attraverso la pietra e la usano per fare la fotosintesi. Respirano anidride carbonica e sputano fuori ossigeno puro, vivendo letteralmente di luce e roccia. Ora fermati un momento e unisci i punti. Tardigradi per lo scudo, Deinococcus per la riparazione, cianobatteri per l'ossigeno. Nessuno di loro può sopravvivere da solo su Marte. Ma cosa succederebbe se li unissimo in un'unica, perfetta chimera biologica? Fino a pochi anni fa, mescolare le abilità di specie diverse era pura fantasia. Poi abbiamo scoperto CRISPR. Insignita del premio Nobel nel 2020, CRISPR è un sistema immunitario batterico che abbiamo trasformato in un paio di forbici molecolari di precisione assoluta.
Immagina il DNA come una stringa di testo lunga miliardi di lettere. Prima di CRISPR, modificare il DNA era come lanciare inchiostro su un libro sperando di cambiare una parola. Con CRISPR possiamo usare la funzione trova e sostituisci del computer, ma sulla vita stessa. Possiamo tagliare via una debolezza e incollare un superpotere. Nei laboratori del MIT e della NASA, i bioingegneri stanno già lavorando a questo puzzle. Il progetto è prendere l'impalcatura di base di un cianobatterio, quello che produce ossigeno attraverso la fotosintesi, usando luce solare, acqua e CO2, e iniziare a scriverci dentro. Tagliano il suo genoma e inseriscono le istruzioni del tardigrado per creare lo scudo di SUP. Poi aggiungono i geni del batterio Conan per la riparazione estrema. Infine, prelevano geni da batteri antartici per impedire ai liquidi interni di congelare e geni dai batteri Dechloromonas per neutralizzare i perclorati tossici del suolo marziano. Stiamo assemblando l'astronauta perfetto, pezzo per pezzo. Ma c'è un problema enorme. Un problema che i titoli dei giornali ignorano sempre. Il DNA non è fatto di mattoncini Lego. È un sistema dinamico, un'orchestra incredibilmente complessa. Se inserisci uno strumento nuovo e gli dici di suonare fortissimo, gli altri strumenti impazziscono. Quando i bioingegneri inseriscono troppi geni per la resistenza estrema, la cellula spende tutta la sua energia per difendersi e smette di riprodursi. Oppure i nuovi geni entrano in conflitto tra loro, creando proteine tossiche che uccidono l'organismo dall'interno. È una questione di bilanciamento metabolico. Ogni superpotere ha un costo altissimo. Come superiamo questo ostacolo? Non possiamo progettarlo perfettamente a tavolino. Dobbiamo usare l'arma più potente dell'universo, l'evoluzione. Ma invece di aspettare milioni di anni, la comprimiamo in poche settimane. I laboratori creano miliardi di varianti leggermente diverse di questo superbatterio. Poi le chiudono in bioreattori che simulano esattamente le condizioni di Marte. Radiazioni letali, freddo, veleni. Il 99,9% di loro muore atrocemente. Ma una cellula, forse una su 10 miliardi, ha trovato casualmente il bilanciamento perfetto. Sopravvive, si divide e diventa la madre di una nuova specie interplanetaria. Ed eccoci al piano finale. Anno zero. Le navicelle spaziali atterrano sulla polvere rossa. Non sbarcano esseri umani, ma robot automatizzati che iniettano nel terreno marziano fiale contenenti trilioni dei nostri microbi ingegnerizzati. I microbi si aggrappano alla regolite tossica. Usano l'anidride carbonica dell'atmosfera, il ghiaccio intrappolato nel sottosuolo e la debole luce solare. Iniziano a mangiare il veleno e a sputare ossigeno. Non colonizziamo Marte costruendo città di metallo. Lo colonizziamo infettandolo con la vita. Una pandemia al contrario, progettata non per uccidere, ma per resuscitare un mondo morto. Passano 2 secoli, 200 anni di lavoro incessante e invisibile. Le colonie batteriche formano spessi tappeti neri e verdi nei crateri più profondi, dove la pressione è leggermente più alta. L'ossigeno rilasciato inizia ad accumularsi debolmente, ma soprattutto i microbi scuriscono la superficie del pianeta. Questo è fondamentale. Una superficie scura assorbe più calore dal Sole. Lentamente, inesorabilmente, la temperatura media di Marte inizia a salire. I ghiacci polari ricchi di anidride carbonica cominciano a sciogliersi, liberando gas nell'atmosfera e innescando un gigantesco effetto serra biologico controllato. Decine o centinaia di migliaia di anni dopo il primo rilascio. L'atmosfera richiederebbe tempi enormemente più lunghi,
per diventare abbastanza densa da schermare le radiazioni cosmiche. La pressione è aumentata oltre il punto triplo dell'acqua, 6,11 millibar, permettendo all'acqua liquida di essere stabile, sebbene le basse temperature la renderebbero comunque soggetta a congelamento rapido. Non sono fiumi, ma rigagnoli di fango che scendono lungo le pareti dei canyon nelle calde estati equatoriali. Ora, il terreno non è più velenoso. I batteri hanno digerito i perclorati, lasciando dietro di sé terra fertile. È il momento della seconda ondata. Rilasciamo muschi e licheni geneticamente modificati. Le prime vere piante mettono radici sotto un cielo che sta perdendo il suo colore rosso pallido. E poi 10.000 anni nel futuro. Un oceano poco profondo copre l'emisfero nord. Foreste di alberi resistenti al freddo pompano enormi quantità di ossigeno. Il cielo è di un azzurro profondo, tagliato da nuvole bianche. La verità su questo progetto, la parte più difficile da accettare, è la sua scala temporale. Anche nello scenario più ottimistico, la terraformazione richiede millenni. Noi, tu ed io, non vedremo mai un Marte blu. Nessuno dei bioingegneri che oggi manipolano il DNA vedrà il risultato del proprio lavoro. È la cattedrale più grande mai costruita dall'umanità e i suoi architetti non ne vedranno mai il tetto. Ma forse non importa. Forse il senso della scienza è proprio questo: piantare alberi alla cui ombra non ci siederemo mai. Tra 10.000 anni, un bambino nato su Marte guarderà il cielo azzurro, prenderà un respiro profondo e riempirà i polmoni di aria pulita. Non saprà nulla dei batteri estremofili, di CRISPR o dei laboratori terrestri. Respirerà un'aria creata da un microscopico organismo, progettato da antenati scomparsi da tempo. Il primo passo per trasformare un pianeta morto in una casa non sarà compiuto dallo stivale di un astronauta. Sarà compiuto da una singola cellula. Io sono Renderium e questa è la sinfonia della vita. Iscriviti per scoprire come funziona davvero il mondo intorno a te.